Ciao e benvenuti a Pillole di Python. Diversamente da altri linguaggi di programmazione, uno tra tutti il C, in Python è possibile creare funzioni che restituiscono più di un valore per volta. Vediamo come. Via! Negli scorsi video abbiamo avuto modo di controllare come creare delle funzioni che permettessero di lavorare su valori differenti seguendo delle traduzioni sostanzialmente. Ad esempio, in questo caso vediamo come calcolare la temperatura in gradi Celsius e in gradi Fahrenheit partendo da un valore Kelvin. Semplicemente abbiamo creato delle funzioni define calculate Celsius e define calculate Fahrenheit, attraverso le quali fosse possibile ritornare un valore, definire una variabile che consentisse la traduzione. Fin qui nessun problema, siamo tutti quanti abbastanza consci che queste cose si possono fare in maniera anche abbastanza semplice. Una delle caratteristiche invece del linguaggio Python consiste nel fatto che, contrariamente alla maggior parte dei linguaggi di programmazione, Python consente di ritornare un valore o più valori, non solo uno. Ricordiamo ad esempio che in C, quando vogliamo eseguire un sorting di un array, bisogna passarlo per riferimento attraverso il suo indirizzo, in quanto non è possibile attraverso il return di una funzione in C restituire più di un valore. Con il Python questo non è più una forzatura, possiamo infatti vedere un altro programma, funzioni complesse, in cui chiamiamo semplicemente calcolo delle temperature, immettiamo la nostra base Kelvin, eseguiamo il calcolo del valore Celsius sottraendo 273 alla temperatura assoluta. Una volta che abbiamo il Celsius possiamo calcolare il Fahrenheit applicando la ben nota formula, dopodiché possiamo tornare dalla funzione due valori, Celsius e Fahrenheit. Questi due valori verranno associati automaticamente, posizionalmente, alle due variabili che precedono il simbolo di uguale. Se noi eseguiamo questo programma, vediamo che i valori sono esattamente questi. 67 è il valore in centigradi, la temperatura assoluta di 340 Kelvin, e 152,6 è la temperatura in Fahrenheit. La cosa interessante di questo tipo di passaggio di parametri è che i parametri passati possono essere sia variabili semplici sia delle tuple. Una tupla, abbiamo visto in uno dei video precedenti, consisteva in una sorta di lista in cui i valori interni erano costanti, quindi non modificabili. Sostanzialmente quello che stiamo dicendo è che attraverso una funzione di questo genere noi possiamo tranquillamente tornare attraverso la parola chiave return una tupla già pronta di valori da elaborare magari come un indice o una serie di chiavi per un dizionario. Approfondiremo questi argomenti nelle prossime puntate. E per questa puntata abbiamo terminato. Se il corso è di vostro gradimento, se volete continuare a vedere pillole di Python, potete sottoscrivere il nostro canale su YouTube, cliccare su mi piace e seguire passo passo su tutti i social media. In particolare sul nostro blog tecnico pubblichiamo quotidianamente articoli su Arduino, Raspberry Pi, elettronica e programmazione. Vi diamo appuntamento alla prossima pillola.